Ciao ragazze, benvenute o bentornate nel mio canale, io sono Valeria e oggi andremo a realizzare un accessorio super carino che potete usare davvero in tantissimi modi. Il progettino è questo, è un astuccino beauty, quello che volete praticamente, ha la cerniera. È davvero funzionale, super carino. Io lo consiglio tantissimo anche per venderlo ai mercatini, perché secondo me dà un effetto molto bello al banco. Se li fate tutti colorati, dà quell'effetto colorato super bello da vedere. Vi consiglio di andarlo a foderare perché ovviamente, essendo fatto con dell'acrilico, se ci mettete le cose all'interno potrebbe scendere un po', quindi vi consiglio di andarlo a foderare. Comunque nel video vi dico quando andarlo a foderare. Iniziamo questo progettino super veloce e semplice e niente, iniziamo subito il tutorial. Cosa ci servirà per fare il nostro astuccino? Allora, sicuramente 9 colori, quindi scegliete 9 colori. Io sto utilizzando dell'acrilico e all'incirca per colore sono 15-20 grammi per stare larghi. Poi vi servirà una cerniera come questa è 15 centimetri, e un uncinetto da 3,5 mm. Iniziamo con un anello magico e faremo all'interno 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno del cerchio magico faremo 15 maglie alte e le catenelle valgono come una maglia alta, quindi in tutto con le catenelle saranno 16, quindi questa vale come una e ne faremo altri 15. 2, 3, 4, 5 e si va avanti fino a 15. Ho terminato le 15 maglie alte più le nostre catenelle e siamo a 16. Adesso andiamo a stringere il nostro cerchio, lo stringiamo bene e nella prima catenella andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima. Adesso tagliamo il filo e cambiamo colore. Si sfila e si va subito a nascondere dietro. Ecco qua. Adesso con il nuovo colore ci andiamo ad agganciare nel mezzo delle maglie, quindi non prendiamo la catenella, ma si va a allargare un po' le nostre maglie alte e ci inseriamo nel mezzo. Iniziamo con 3 catenelle per alzarci, questa vale come una maglia alta e all'interno dove abbiamo fatto le catenelle andremo a fare un'altra maglia alta, così risultano 2. Poi faremo una catenella di separazione e andiamo nello spazio successivo e faremo 2 maglie alte. Una catenella di separazione e passiamo allo spazio successivo, 2 maglie alte. Una catenella di separazione e facciamo lo stesso procedimento per tutti gli spazi. Quindi si passa allo spazio successivo, si fanno 2 maglie alte, una catenella e così via. Ci ritroviamo al termine. Ho terminato il giro, ho fatto l'ultima catenella di separazione
e vado a chiudere il giro sempre con una maglia bassissima. Taglio il filo e lo sfilo. Adesso con il nuovo colore dobbiamo fare la stessa identica cosa ma con 3 maglie alte, quindi inseriamo il nostro uncinetto in qualsiasi punto, basta che sia nel mezzo delle 2 maglie, facciamo 3 catenelle per alzarci e qui ne faremo solo 2 maglie alte. E qui abbiamo un totale di 3. Poi facciamo 2 catenelle di separazione, passiamo nello spazio successivo e facciamo altre 3 maglie alte. Due catenelle di separazione, si passa a quello successivo, si fa la stessa cosa, 3 maglie alte, 2 e 3 e 2 catenelle di separazione e si continua nello stesso modo fino alla fine. Bene, ho fatto le ultime 2 catenelle di separazione e adesso come sempre vado alla prima maglia e chiudo il giro con una maglia bassissima. Taglio il filo e lo sfilo. Adesso con un nuovo colore ci andiamo ad agganciare sempre nel mezzo tra le maglie alte. Facciamo le solite 3 catenelle per alzarci e adesso in questo giro dobbiamo andare a creare gli angoli. Quindi adesso che faremo? Faremo per 3 punti 3 maglie alte, poi andremo a fare l'angolo nel successivo, nei 3 successivi 3 maglie alte, angolo, 3 maglie alte, angolo, 3 maglie alte. Quindi adesso si fa le 3 maglie alte, qui ne faremo solo 2 perché le catenelle valgono come prima maglia, si passa allo spazio successivo, facciamo 3 maglie alte, si passa nello spazio successivo altre 3 maglie alte, adesso andremo a creare l'angolo che saranno 3 maglie alte, due catenelle e nello stesso punto andremo a fare altre 3 maglie alte. E abbiamo creato l'angolo, vedete? Adesso nei successivi 3 punti andremo a fare 3 maglie alte. E adesso andremo a creare l'angolo, quindi 3 maglie alte, due catenelle di separazione e altre 3 maglie alte nello stesso punto.
abbiamo creato anche il secondo angolo. Adesso nei 3 punti successivi si fanno 3 maglie alte. E adesso si va a creare l'angolo. Tre maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Andiamo a fare gli ultimi punti a 3 maglie alta, quindi nei prossimi 3 punti 3 maglie alte, e poi andremo a fare l'ultimo angolo. Qui facciamo l'ultimo angolo. E adesso si chiude il giro con una maglia bassissima. Si taglia il filo e si sfila. Adesso con i prossimi colori dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con l'ultimo colore. Ovviamente quando si andrà qua nel mezzo, quindi no dove c'è l'angolo, pian pianino diventerà più grande e quindi ovviamente avrete da fare più maglie alte. Quindi come potete vedere qua ora ci sono 4 buchini dove si devono fare le 3 maglie alte e poi c'è l'angolo. Quindi gli angoli li fate dove ci sono gli angoli, il resto dei buchini li fate con 3 maglie alte. Quindi continuate nello stesso modo di questo giro con gli altri 4 colori. Ho terminato la mattonella e deve risultare 20 cm per 20. Adesso vado a nascondere tutti questi fili in eccesso con un ago da lana. Ok, una volta nascosto tutti i fili, questo è il davanti e questo è il dietro, andiamo a chiudere la nostra mattonella in questo modo, quindi il davanti sarà all'interno e andiamo a cucire i laterali con lo stesso colore. Facciamo un cappietto . Andiamo a prendere angolo e angolo, così non ci si sbaglia, e si va a fare una maglia bassa. Adesso cuciremo punto per punto tutto il laterale, quindi prendendo maglia con l'altra maglia e facciamo delle maglie basse. Quindi prendendo questa parte e questa parte, catenella per catenella, e si chiude con delle maglie basse. Fino alla fine. Arrivati in fondo facciamo una catenella, si taglia il filo e si sfila e si va a nascondere.
Ok, adesso fate la stessa identica cosa in quell'altro laterale. Ok, cucito anche l'altro laterale, si va a ribaltare il nostro lavoro, si rigira. Quindi lo rimettiamo nella parte del davanti. Adesso con lo stesso colore che abbiamo utilizzato per ultimo oppure con un'altra colorazione come preferite, andiamo a fare la rifinitura. Io mi aggancio qua nell'angolo come primo punto e faccio una maglia. Adesso per 2 giri andremo a fare delle maglie basse semplici. Possiamo anche mettere un marcapunti dove abbiamo iniziato il giro, così sappiamo da dove abbiamo iniziato, e si fanno delle maglie basse per tutto il giro per fare un po' di rifinitura. Quindi maglie basse, ci ritroviamo al termine del giro. Ok, fatto il primo giro, si continua semplicemente a maglia bassa e si fa un altro giro. Potete anche spostare il marcapunti oppure tenerlo lì giusto per capire dove abbiamo iniziato, e si fa un altro giro a maglia bassa. Ci ritroviamo al termine. Bene, terminato il secondo giro a maglia bassa, adesso andremo a fare un altro giro però a maglia bassissima. Quindi si chiude subito in questo modo la maglia e si fa un altro giro di rifinitura in questo modo. Ci ritroviamo al termine. Arrivati in fondo, anche col giro a maglia bassissima, si va a tagliare il filo e si nasconde. Bene, e con l'uncinetto abbiamo terminato. Se volete foderarlo, lo dovete fare adesso, quindi lo dovete fare prima di mettere la cerniera. Adesso prendiamo la nostra cerniera, la andiamo a posizionare in questo modo. Possiamo anche bloccarla con degli spilli. Anche dall'altra parte. In realtà si potrebbe, se avete la macchina da cucire, andarla a cucire con la macchina da cucire, o se no lo potete fare tranquillamente a mano. Una volta cucita tutta la cerniera, l'ho cambiata perché quell'altra era difettosa, mi raccomando andate a cucire sempre a mano anche qui nei laterali perché vi risulterà un pochino aperto. Voi lo andate semplicemente a chiudere da parte a parte con ago e filo e vi risulterà tutto chiuso, ben chiuso. E niente, questo progettino è terminato. Il tutorial è terminato, spero che vi piaccia, che io sia stata chiara nelle spiegazioni.
Per qualsiasi domanda scrivetemelo sotto nei commenti, mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri tutorial. Vi mando un bacio, alla prossima!